Ciao Maker, oggi niente stampanti 3D, niente recensioni e niente tutorial. Voglio raccontarvi una storia, quella del canale di Walter Maker Lab. Una storia iniziata 15 mesi fa, quando questo canale aveva 0 iscritti, 0 visualizzazioni e 0 persone che mi conoscevano. Oggi invece, guardando YouTube Studio, vediamo dei numeri che per me sono ancora incredibili. 3,2 milioni di visualizzazioni, 11.300 ore di contenuti guardati e 2.470 iscritti. Numeri che quando ho pubblicato il mio primo video non avrei mai immaginato. Però c'è una domanda che forse qualcuno si pone. Se ho raggiunto 3.200.000 visualizzazioni, come mai sono diventato partner di YouTube solo ora? È proprio questa la cosa di cui voglio parlarvi oggi, perché il percorso verso la monetizzazione non è così scontato. Non basta fare visualizzazioni, non basta avere iscritti. Ci sono tante cose che ho imparato strada facendo, errori che mi sono costati tempo, scelte che oggi molto probabilmente farei diversamente. E soprattutto voglio raccontarvi la parte che non si vede. Quanto costa creare contenuti, quanto investimento c'è dietro e perché quei primi 1,20 € ricevuti dal primo abbonato per me valgono tanto. Questa è la storia reale di Walter Maker Lab. Tutto nasce da una passione: la stampa 3D, l'elettronica, il fai da te, la progettazione. Da sempre mi è piaciuta l'idea di prendere un'idea e trasformarla in qualcosa di reale, ma soprattutto poter riparare e costruire in casa quello che non è più in commercio o è difficilmente reperibile. Quindi un progetto sulla carta, un modello 3D, un circuito, un software. È importante questo perché vedi nascere qualcosa dalle tue mani. E poi dopo anni di laboratorio e investimenti già fatti in passato, mi sono chiesto perché non voler condividere un po' tutto questo percorso. E così è nato Walter Maker Lab, acquistando la prima stampante 3D e in quel momento ho detto sicuramente avrò dei problemi, ne ho avuti tantissimi nella mia vita per quanto riguarda l'utilizzo di oggetti elettronici e non solo. E allora, se ho un problema, voglio condividere la soluzione. Ed è questo il motivo per cui oggi siamo qui. Non avevo un progetto preciso, non avevo una strategia da creator, ma soprattutto non sapevo nulla dell'algoritmo YouTube. Avevo solo la voglia di creare. E ho ancora la voglia di creare. Quindi, niente, ho preso la mia prima stampante, l'ho montata multicolore, l'ho montata, ho fatto i primi video per il montaggio e neanche a farlo apposta, li ho persi. Li ho persi in trasferimenti da telefono al computer e quindi anche lì ho iniziato a imparare un po' il tutto. Ma non mi sono buttato a terra, sono andato avanti e ho creato i primi video e sono lì, potete vedere, non sono bellissimi, ma sono lì. Una delle cose più difficili è proprio quello, fare il primo video, perché ci si va a mettere al pubblico e quindi magari si ha paura di quelle che possono essere i commenti, i vari commenti, le risposte che si possono avere. Adesso voglio raccontarvi una parte che secondo me è importante, perché quando vediamo un canale crescere vediamo solo il risultato, le visualizzazioni e gli iscritti. Ma vediamo quello che c'è dietro. Walter Maker Lab non è nato con l'intento di guadagnare, ma di condividere un percorso ed aiutare gli altri a risolvere gli stessi problemi che posso aver incontrato io. Però stampare dei contenuti ha dei costi. La stampante, filamento, energia elettrica, tutti gli accessori che ci possono stare dietro. Le prove falliscono oppure il materiale è buttato perché qualcosa non funziona. Io ho uno scatolone qui pieno di stampe fallite che mi ricorda, ognuna di quelle stampe mi ricorda che
delle impostazioni devono essere settate, alcune stampe possono essere fatte con delle stampanti e non con delle altre, dei filamenti possono essere usati di più in estate e meno in inverno, è importante essiccare tutta quella che è l'esperienza e soprattutto il tempo. Ore passate a registrare i video, problemi di microfono, magari è capitato tante volte che registro un video e il microfono non funzionasse, quindi senza nessun audio, e rifarli da capo, tagli di spezzoni, utilizzo di software per montarli e finalmente renderli disponibili. E se proprio vogliamo definire un numero, nel 2025 tra stampanti, filamenti, software di editing, elettronica, microfoni, attrezzatura, ho speso più di 2000 euro. Tutto questo quando nel canale non era entrato nemmeno un euro, ma non l'ho mai considerato come un sacrificio, ma come un investimento, perché il mio obiettivo non è guadagnare con YouTube, ma è avere un canale che possa in qualche modo sostenersi, pagare filamenti, pagare nuove stampanti, pagare nuova attrezzatura elettronica che magari servono per realizzare i progetti, poter migliorare la qualità dei contenuti e magari pensare anche che un giorno questo possa essere di più di un semplice hobby. Fare quello che ami, investire su te stesso e magari essere uno stimolo per qualcun altro che pensa, forse dovrei provarci anch'io. Arriviamo alla domanda principale. 3,2 milioni di visualizzazioni e perché non era ancora monetizzato? La risposta è semplice, perché YouTube non guarda solo le visualizzazioni. Quando ho iniziato pensavo, se arrivano tante persone sul canale, poi magicamente arriverà tutto. Ma non è proprio così. Le visualizzazioni possono arrivare in diversi modi. Nel mio caso sono arrivate tantissime dagli short. E gli short sono stati fondamentali, mi hanno fatto conoscere, mi hanno portato migliaia di persone, mi hanno fatto crescere e mi hanno permesso di raggiungere milioni di visualizzazioni. Ma c'è una cosa che ho scoperto dopo. Gli short fanno scoprire il canale, i video lunghi costruiscono il canale. Perché il tempo di visualizzazione che serve a un canale essere monetizzato arriva soprattutto dai contenuti lunghi. Qui c'è un dettaglio, le 11.300 ore che vi dicevo all'inizio sono il totale video lunghi più short. Ci sono due livelli di partner di YouTube, il primo è a 3.000 ore di visualizzazione e l'altro a 4.000 ore, avendo almeno 500 nel primo caso iscritti e 1.000 nel secondo caso iscritti. Vanno raggiunti insieme. Per raggiungere il traguardo delle 3.000 ore, il primo traguardo delle 3.000 ore, sono passati 14 mesi. Ciò significa che c'è stato tanto tempo e la maggior parte delle ore di visualizzazione erano proprio sugli short che contano in minima parte per quanto riguarda questo traguardo. Ora però non sono ancora arrivato alle 4.000 ore necessarie per poter essere monetizzato dagli annunci che sono presenti sul video, che compaiono sul video, che anche voi vedete a prescindere, anche se io su questi annunci non percepisco nulla. Con le 3.000 ore ho raggiunto, ho potuto attivare i super grazie e gli abbonamenti. Anzi, voglio fare un super grazie al primo abbonato del canale. Ora, per monetizzare la pubblicità sui video servono 4.000 ore di visualizzazione. Attualmente ne ho 3.500, giù di lì, qualche ora in meno. Quindi me ne mancano ancora 500. E qui una cosa ve la dico così con il sorriso. Se rimanete a guardare i video ancora un po', altri 1.000 di voi fanno la stessa cosa, il traguardo è molto molto più vicino. Ed è proprio qui che ho sbagliato. Per molto tempo guardavo il numero degli iscritti e il numero delle visualizzazioni. Vedevo 1.000, 2.000 visualizzazioni, 10.000, 20.000 visualizzazioni per uno short. Ma il numero da tenere sotto controllo è proprio quello delle ore. E questa cosa mi è costata, diciamo, dei mesi.
E se ripartissi da zero oggi, molto probabilmente creerei, no, molto probabilmente, sicuramente creerei dei video lunghi da subito, in modo continuo. E poi sono arrivati i momenti che non dimentico, i primi 10, 100, 200, 500, 1000, 2000 iscritti, i primi commenti, le prime conferme di che quello che stavo facendo comunque sia è servito a qualcuno di voi. Il dato che mi emoziona sempre di più non è quello degli iscritti, ma sicuramente è quello delle visualizzazioni. 3 milioni e 200.000 visualizzazioni, è sempre un dato in crescita, è un qualcosa che dice, mamma mia, quanti ne sono? Pensare che milioni di volte qualcuno si è fermato a guardare un piccolo short o un piccolo video che è realizzato da te è un qualcosa che è molto soddisfacente. Torniamo a quel momento che aspettavo da tempo, l'ingresso come partner di YouTube. All'inizio non l'ho neanche preso in considerazione, ma poi vedendo questi numeri man mano è sempre seguita più la voglia di dire ok, continuiamo, magari abbiamo anche una base e quindi possiamo fare veramente qualcosa di buono. Quindi appena entrato ad essere un partner YouTube, come vi anticipavo prima, non sblocca le pubblicità sui video, ma resta comunque un traguardo che aspettavo da 14 mesi. E voglio essere sincero, non è cambiato praticamente nulla. Non è che il giorno dopo inizi a vivere di YouTube. La monetizzazione, l'ingresso come partner di YouTube è sempre un punto di partenza, non uno di arrivo. Però rappresenta una cosa importante, una conferma, un fatto che permette di dire ok, oggi da qui, continuando con gli stessi ritmi, il canale può iniziarsi a sostenere da solo. E poi è arrivato un momento molto particolare, un commento di ringraziamento su un video è lo stesso che si è abbonato al canale. Questa è una conferma. Quei soldi non rappresentano un valore economico, ma rappresentano una persona che ha deciso voglio supportare questo progetto e voglio dirgli grazie perché quel primo supporto mi motiva ad andare avanti. C'è un'altra parte di cui voglio parlarvi con la massima trasparenza. Prima di avere questo 1,20 € di abbonamento, qualche altro ingresso è arrivato, ma solo da inizio anno sul canale, tramite i link referral. Quando in descrizione trovate un link, di solito i link che vado ad inserire sono dei link che vengono in qualche modo costruiti insieme all'azienda e permettono di dare una piccola percentuale di sconto a voi che lo utilizzate e una di solito la stessa percentuale di sconto, più che altro il disconto è la stessa percentuale in quello che è una piccola remunerazione per il canale. È sempre così, cerco di mettere sempre dei link e dei codici sconto in modo che anche se il canale non guadagna niente, non viene remunerato niente, non è un problema. L'importante è che se andate ad acquistare qualcosa, lo acquistate ad un prezzo scontato. Quando il canale riceve una piccola commissione è un win to win per tutti. Voi pagate di meno, il canale riceve una commissione e siamo tutti felici e contenti. E qui voglio mostrarvi anche i numeri veri perché è giusto che sia così. Sul programma Anycubic da gennaio ad oggi più di 1600 persone hanno usato il mio link e in tanti hanno completato l'acquisto. Quindi ci sono stati oltre 24.000 € di prodotti acquistati attraverso il canale e al canale sono arrivati circa 1.227 € di commissione. Sul programma Snapmaker 23 ordini, oltre 20.000 € di vendite e circa 986 € di commissioni. Sono numeri di cui sono fiero, ma voglio che notiate una cosa. Tutte queste entrate sono arrivate da gennaio 2026,
cioè dopo più di un anno in cui il canale non era entrato un solo euro. Per tutto il 2025 sono investito. Le entrate sono arrivate solo adesso. E c'è una cosa che io non cambierò mai, non vi consiglio un prodotto solo perché ci guadagno. E fino adesso le stampanti le ho comprate io. Quindi credo in un progetto, vedo quali possono essere le caratteristiche migliori per un utilizzo casalingo, ma anche pro, e quindi ci investo, ci spendo tempo, analizzo sempre prima di comprare. Compro perché il mio obiettivo è quello di costruire un laboratorio completo. Ho comprato delle stampanti 3D, ora sono arrivato ad un livello in cui sono ottime quelle che ho e molto probabilmente mi basteranno. Passerò al CNC, mi arriverà la Z1 Pro, ma che era tra, penso, un mesetto, quindi entro settembre spero, e poi passeremo anche ai laser. Alle volte compro anche più di un dispositivo dello stesso tipo adesso ho tante stampanti 3D, proprio per capire quale in realtà ha un costo-prestazione migliore per quello che ci si vuole fare. Così, quando testo un oggetto, vedo sempre impressioni reali. Non mi interessa se un oggetto, una stampante mi paga più di un'altra. Mi interessa mi interessano principalmente due cose: farvi pagare quell'oggetto di meno e soprattutto non farvi spendere soldi su prodotti non validi e che potrebbero diventare obsoleti nel giro di poco tempo. Certo, qualche volta posso sbagliare pure io, ma i soldi ce li metto io, il rischio ce lo metto io, però ve li faccio risparmiare a voi. La mia credibilità è l'unica cosa che ho su questo canale. Quindi se state per comprare qualcosa, potete chiedermelo, magari nei commenti vi creo un link, oppure usare quelli in descrizione e andare a risparmiare voi e far sostenere anche il canale. Ora parliamo di numeri reali e ve li faccio vedere tutti, quelli che sono gli attuali iscritti, le attuali visualizzazioni, le ore, quanto manca per raggiungere la monetizzazione anche dagli annunci, e in più vi faccio vedere quanto ho speso nel 2025 e poi anche nel 2026. Stampanti, filamenti, componenti, materiale elettrico, microfono, software. Totale circa 2150 euro. Tutto prima che dal canale entrasse un solo euro. E non mi sono fermato. Questi mesi ho fatto altri investimenti. Uno importante, cioè circa 1180 euro per la Macchina Z1 Pro, la CNC Desktop, per potervi portare contenuti e progetti nuovi. Quanto è entrato finora? Da YouTube le entrate, sapete, già vi ho anticipato che dal primo abbonato 1,20 euro, dai link di referral 2200 euro in totale, tutti arrivati da gennaio 2026 in poi. E da qui voglio essere ancora più preciso, io di quei soldi non li ho toccati ancora. E anche gli altri investimenti che ho fatto li ho fatto con i soldi del mio stipendio, il mio patrimonio in qualche modo, e non ho toccato perché quei soldi vanno tassati e di conseguenza io non so ancora quanti realmente ne rimarranno sul canale. Dopo aver chiuso l'anno, dopo aver capito quant'è veramente l'ammontare della cifra di guadagno all'interno del canale, allora lì poi potrò andare a reinvestirli di nuovo sul canale stesso. Perché i bilanci si fanno a fine anno, non prima. Quindi il punto non è il bilancio finale, il punto è questo: per più di un anno c'è stato solo investimento, senza ricevere nulla in cambio. E ancora oggi ogni euro che entra in qualche modo torna sul canale con l'acquisto di filamenti, di nuovi materiali, di nuove macchine per realizzare nuovi progetti, non toccando in realtà quello che è entrato effettivamente, ma investendo con altri soldi. Il valore più grande comunque non è nei numeri, ma nella community, nelle persone che commentano, nelle persone che provano a stampare gli stessi oggetti o provano a realizzare gli stessi progetti, nelle persone che mi scrivono, che mi danno anche consigli, che io ringrazio sempre, perché siamo tutti sulla stessa barca. Ed è questo quello che voglio costruire. Se c'è una cosa che questi 15 mesi mi hanno insegnato
è questo: non aspettare il momento perfetto, non aspettare di avere tutto pronto. Inizia, perché il primo video non sarà perfetto, il primo progetto non sarà perfetto, il primo risultato magari sarà piccolo, ma ogni grande cosa nasce sempre da un piccolo passo. 15 mesi fa Walter Maker Lab non esisteva. Oggi ci sono 3 milioni e 2 di visualizzazioni, migliaia di ore guardate, una community e soprattutto voglia di continuare. Perché alla fine il vero obiettivo non è monetizzare, il vero obiettivo è costruire qualcosa che abbia valore. Grazie a chi guarda, grazie a chi commenta, grazie a chi supporta. E grazie magari a chi guarderà questo video e penserà, forse posso provarci anch'io. Adesso torniamo a fare quello che ci piace. Ci vediamo alla prossima.